è arrivato questa scheda PCI Express che permette di avere due porti USB 3.0 e altre due porti USB-C su computer che non hanno queste porti. Io ho un vecchio computer HP, ora vi faccio vedere giusto l'unboxing veloce. C'è la schedina, un attimo la faccio vedere, eccola qua, la scheda, la scheda USB-C, eccolo qui. Qua all'interno ci sono due video e un disco per computer più datati. Questa USB card la devo installare su questo vecchio computer dell'HP. Ho già rimosso il portello, lo metto in questo slot qua PCI Express, mi sembra 2X o se è 1X addirittura. Naturalmente se è 1X non potrò sfruttare appieno la porta USB 3.0. ora faccio direttamente l'installazione, lo monto un attimo e lo proviamo. Abbastanza semplice, ci ho messo giusto 2 secondi anche perché questo aveva questo coso che si svita e poi si avvita un'altra volta. Ecco, ora lo devo solo provare su Windows 10 e Linux Fedora 44, vediamo se vengono subito riconosciute. Allora, ho installato come detto la PCI Express USB card. Su Windows 10 subito è stato riconosciuto, anche se ho fatto alcuni aggiornamenti da Windows Update, gli aggiornamenti facoltativi dei driver. Su Linux subito è stato riconosciuto, infatti adesso sto registrando con la webcam della Logitech, che è questa qua, la Streamcam, che purtroppo aveva un brutto difetto, che se non avevi una porta USB-C non ti faceva registrare in Full HD a 60 fps. Ora mettendo questa USB card che c'ha appunto due porte USB 3.0 e due porte USB-C 3.0 posso finalmente registrare i video con la Streamcam a 60 fps e non più a 30, sempre in Full HD. Direi che è andato tutto bene, alla fine questa card funziona molto bene, anche se questo computer datato che l'ho acquistato nel lontano 2011 costa 22 euro su Amazon, delle volte l'ho visto in offerta anche su 20 euro, comunque ne vale la pena. Avrete due porti USB-C e due porti USB a 3.0. direi che è un ottimo acquisto che da valutare anche su computer più recenti. Per il momento l'ho provato, funziona tutto a meraviglia. Allora, giusto mi ero dimenticato di farvi vedere, eccolo qua, vedete un po', viene subito riconosciuta, USB 3.0 e con una velocità di 5000 megabit al secondo, quindi direi che davvero un ottimo acquisto. 22 euro si può fare, davvero un acquisto azzeccato che diciamo dà un po' di vita a un vecchio computer del 2011. Consiglio come sistema operativo Fedora 44 scusate, con desktop environment KDE, evitate GNOME. Io su un altro disco ci ho installato Windows 10, ma sinceramente non lo uso molto perché anche se ho 16 GB di RAM davvero è molto lento rispetto a Linux.